Stiamo entrando pian piano nel mio periodo preferito dell'anno, le festività natalizie, e la Stardom ha pensato bene di regalarci un evento con i fiocchi, direi un regalo di Natale anticipato, sì, perché Nagoya Big Winter 2023 si presenta come un evento strepitoso che scaverà nelle fondamenta della federazione di Rossi Ogawa e che sonderà il terreno per il futuro della compagnia, sorte che verrà decisa tra qualche settimana a Dream Kingdom 2023. Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Prima di procedere oltre abbiamo menzionato Natale, no? Allora, che ne dite di fare un bel regalo di Natale al vostro amichevole Kirito di quartiere iscrivendovi al canale? Dai, su, forza! Cliccate il tasto iscriviti e iscrivetevi. Bando alle ciance, torniamo seri e andiamo direttamente a dare un'occhiata al primo match della card di Nagoya Big Winter 2023, dove troviamo Mina Shirakawa fare squadra con Yuzuki, la giovane promessa che ha da poco debuttato in Stardom e che sta bene impressionando con delle prestazioni molto interessanti. Le due atlete dunque affronteranno Miyu Hamasaki e Hanako in un match dove l'esperienza di Mina Shirakawa incontra la voglia di fare di giovani talenti quali Hanako, Yuzuki e Miyu Hamasaki. Match che può regalarci bel wrestling e che ci potrà far scoprire un po' più da vicino Yuzuki, la quale a mio avviso può puntare a grandi traguardi in federazione, proiettandosi un giorno ad essere un volto noto nella divisione High Speed. Il mio pronostico va comunque in favore di Hanako e Miyu Hamasaki, che hanno attualmente una marcia in più rispetto a Yuzuki, però è vero dire che Yuzuki è accompagnata da Mina Shirakawa, il che rende il suo team un team temibile, dunque occhio a sottovalutarle. Tra l'altro questo match permette a Mina Shirakawa di scrutare talenti come Yuzuki e Hanako, e chissà che un giorno queste due giovani lottatrici non possono far parte di Club Venus. Passiamo al secondo match, dove abbiamo Our Ladyship Mai Sakurai che se la dovrà vedere con la pericolosissima Ruaka, match che è giusto ricordare aver visto qualche tempo fa in una edizione di New Blood e poco tempo dopo in un evento settimanale. Fatto sta che le due lottatrici sono infatti sull'1-1 e questo match può finalmente mettere la parola fine alla loro mini rivalità e chiarire una volta per tutte chi sia la migliore. Avversario ostico dunque per il membro di Donna del Mondo, perché Ruaka è giovane e ha fame di vittorie. Dal canto suo Mai Sakurai può vantare un maggior momentum, siccome detiene attualmente gli Artists of Stardom Championship insieme a Tekla e Giulia, entrambe protagoniste di match importanti che vedremo tra poco. Detto ciò, credo che la vittoria andrà a Mai Sakurai, che ha bisogno di dimostrare ai fans e ovviamente anche alle sue compagne che merita anch'ella di essere considerata campionessa. Nel terzo match di questa incredibile card troviamo Saori Anou e Yuna Mitsumori battagliare contro le attuali New Blood Tag Team Champions Hanan e Saya Ida. Attualmente Cosmic Angels non se la sta passando benissimo, sì, perché purtroppo questa stable è stata martoriata dagli infortuni che hanno costretto Tam Nakano e Natsupoi a rendere vacanti i titoli in loro possesso. Detto ciò, questi fatti hanno purtroppo colpito anche Saori Anou, che è stata privata anch'ella dei Goddess of Stardom Titles vinti qualche mese fa a Stardom X Stardom 2023.
Dunque, Cosmic Angels è in cerca di redenzione che difficilmente troverà in questo match, sì perché credo che la vittoria andrà comunque al team formato da Anan e Saya Ida. Wingori hanno da poco vinto i New Blood Tag Team Championship e vorranno sicuramente allontanare qualsiasi possibile avversario. Ecco perché è fondamentale per loro sconfiggere Cosmic Angels e concentrarsi maggiormente alla prossima edizione di A New Blood, che andrà in onda lunedì 25 dicembre e dove molto probabilmente i titoli verranno messi in palio. Nel prossimo match ci attende un Six Women's Tag Team match dove Gozai affronterà Oedo Tai. Match a mio avviso molto interessante perché all'interno di questo incontro possiamo trovare le atlete di maggior successo di entrambe le stable. Gozai si presenta al match con la miglior formazione possibile, dove tra loro può annoverare niente meno che la Wonder of Stardom Champion, Mirai. Ma anche Oedo Tai non scherza e si presenta al match nei migliori modi possibili, con una formazione d'alta classe. Difficile dunque pronosticare un team vincente tra loro, ma dopo attenta analisi da parte del vostro amichevole Kirito di quartiere posso affermare che la vittoria andrà in favore di Oedo Tai. Penso che il team capitanato da Natsuko Tora abbia bisogno di un riscatto dopo le cocenti delusioni che sono arrivate negli ultimi mesi, e battere Gozai, in particolar modo Mirai che appunto detiene la White Belt, può aprire a diversi scenari in vista di Dream Kingdom. Spazio ora al primo match titolato della card, dove troviamo Divine Kingdom, team composto da Mike e da Megan Bayne, affrontare le rientranti Afrodite in un match importantissimo per il futuro della compagnia di Rossy Ogawa, sì perché in questo incontro verranno incoronate le nuove Goddess of Stardom Champions dopo che i titoli sono stati resi vacanti per colpa di un infortunio riportato da Natsupoi, come accennato precedentemente. Fatto sta che il match in questione è molto interessante e si presenta come uno dei migliori dell'intero evento. Divine Kingdom arriva a questo scontro con la consapevolezza di poter vantare la vittoria della Goddess of Stardom Tag League 2023, mentre il team composto da Utami Hayashishita e Saya Kamitani può vantare una maggiore alchimia, avendo già in passato detenuto questi titoli, e dopo aver passato gli ultimi mesi fermi ai box per via di vari acciacchi sono pronte ora a tornare al top della federazione, conquistando i tanto agognati titoli. Maika e Megan Bayne però non sono da sottovalutare, in particolar modo Maika, sì perché il membro di Donna del Mondo ha dichiarato recentemente di voler prendere sulle spalle la Stardom e di salvarla dall'oblio, elevandola a diventare la miglior federazione del mondo. Ambizioni direi alquanto importanti per Maika, che è convinta del suo potenziale e che vuole giusto appunto finire l'anno in bellezza, conquistando sia i Goddess of Stardom Titles sia la Red Belt. A mio avviso però credo che il primo obiettivo di Maika fallirà, sì perché penso che la vittoria dei vacanti Goddess of Stardom Titles andrà ad Afrodite. Secondo alcuni rumors, Megan Bayne dovrà far presto ritorno in All Elite Wrestling in AEW, e se così è sarà difficile che riesca a conquistare i Goddess of Stardom Titles insieme appunto a Maika.
D'altro canto Maika in questo modo può effettivamente concentrarsi sulla conquista del vacante World of Stardom Championship, ma di questo parleremo in un futuro video. Ecco dunque che colgo l'occasione di invitarvi a iscrivervi al canale se ovviamente non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella in modo da non perdervi i prossimi contenuti. Tempo ora del secondo match titolato della card, dove abbiamo Mei Seira intenzionata a difendere con successo il suo ISP Championship contro Tekla. Ci riuscirà? Ovviamente qua sotto nei commenti potete farmi sapere la vostra opinione. Intanto io credo proprio che Mei Seira riuscirà a difendere con successo la sua cintura. La neocampionessa ha da poco vinto il titolo dopo una rincorsa durata anni, sì, perché il viaggio che ha condotto Mei Seira ad accaparrarsi la SP Championship è nato nel lontano 2020, dove aveva provato a conquistare tale premio contro Azumi, fallendo però l'assalto al tanto agognato titolo. Ora che dopo 3 anni da quella data è riuscita a coronare il suo sogno, sono sicuro che non permetterà a nessuno di batterla tanto facilmente. Io penso che Mei Seira si sia guadagnato tutto quello che ha ottenuto, dimostrando ciò nelle settimane precedenti, che l'hanno portata ad essere un volto fisso nell'universo chiamato Stardom. Per quanto riguarda Tekla, il membro di Donna del Mondo ha fatto vedere più e più volte che è meglio non sottovalutarla e attualmente sta dominando nella categoria trio, siccome Artist of Stardom Champions con Giulia e Mai Sakurai. E sulla loro strada parrebbe non esserci nessuno in grado di preoccuparle. Ecco perché Tekla sarà sicuramente un'avversaria ostica per Mei Seira, ma quasi certamente l'attuale ISP Champions riuscirà a portarsi a casa la vittoria e a restare campionessa. Passiamo ad uno dei match più attesi dell'intero show. Giulia vs Azumi, valevole per il New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship. Questo titolo, da quando è stato creato, ha diviso i fans. Sì, perché alcuni sostengono che la mossa messa in atto dalla New Japan Pro Wrestling sia stata un successo e grazie ad esso è stato dato spazio al wrestling femminile in una federazione che una propria divisione femminile non ce l'ha, ed ecco infatti che la New Japan Pro Wrestling, per fare ciò, ha dovuto appoggiarsi alla Stardom e talvolta alla CMLL per quanto riguarda le loro scorribande negli Stati Uniti. Altri fans invece sostengono che questo titolo sia inutile, che vada per certi versi ad infastidire i programmi interni alla federazione di Rossy Ogawa, laddove le lottatrici impegnate in tale progetto spesso e volentieri sono comunque lontane dal vertice della Stardom, proprio perché attente sul fronte New Japan Pro Wrestling. Ancora una volta vi ricordo che qua sotto nei commenti potete farmi conoscere il vostro pensiero riguardante questo argomento, direi scottante. Riguardo a me, io credo che la verità stia nel mezzo. Tornando a parlare del match di Nagoya Big Winter, sicuramente Giulia parte avvantaggiata, anche perché non è un mistero che la New Japan Pro Wrestling ha annunciato qualche giorno fa che la leader di Donna del Mondo prenderà parte a Battle in the Valley, pay-per-view targato New Japan Pro Wrestling tutto americano, che andrà in onda sabato 13 gennaio da San Jose. Capirete dunque che è quasi impossibile che Giulia perda il titolo prima di quella data, almeno di ribaltoni colossali. Ecco perché il mio pronostico va per forza di cose in favore di Giulia, ma ammetto che non mi dispiacerebbe affatto veder trionfare Azumi, sì, perché con questa eventuale vittoria si distaccherebbe dal suo ruolo abituale, che la vede confinata nel giro dell'High Speed Championship.
Nel Common Event di Nagoya Big Winter 2023 troviamo l'ennesimo UWF match con protagoniste questa volta Nanae Takahashi e Scandinavian Hurricane. Beh, il match in questione, come già preventivato negli scorsi video, è un match dalle regole particolari che, come ormai ben saprete, non mi fanno impazzire. E l'ultimo match disputato sotto queste regole, mi riferisco al match tra Shuri e appunto Scandinavian Hurricane di Gold Rush 2023, ha per certi versi confermato le mie parole. Anche in questo caso troveremo una super esperta di MMA come Scandinavian Hurricane e Nanae Takahashi, che effettivamente non disdegna tale approccio nel ring, siccome anche lei in passato ha avuto modo di lottare alcuni match di Muay Thai. Detto questo, tale match è difficile da pronosticare perché entrambe le lottatrici vorranno uscire dal match come vincitrici. Nanae Takahashi è a tutti gli effetti una vera e propria leggenda, una lottatrice difficile da battere, ma è anche vero che questo match verrà lottato sotto le regole UWF, regole alquanto congeniali a Scandinavian Hurricane. E il mio pronostico va comunque in favore di Nanae Takahashi, che riuscirà a vincere l'incontro grazie alla sua tenacia e alla sua passion. Ed ecco che siamo arrivati al piatto forte dello show, dove Suzu Suzuki e Hazuki si daranno battaglia per un posto nel main event di Dream Kingdom 2023, il secondo pay-per-view più importante della federazione di Rossy Ogawa, che andrà in onda venerdì 29 dicembre, che chiuderà in bellezza l'anno targato Stardom. Ho già parlato di questo match in un mio recente video, che ovviamente potete recuperare al link che vedete in sovraimpressione. Fatto sta che il match in questione si presenta come uno dei più attesi dell'intera card e che sì, forse è un po' scontato, ma che saprà quasi sicuramente regalarci un bel lottato. La vittoria di Suzu Suzuki è fuori discussione, sì, perché la possibilità di vittoria da parte di Hazuki sono davvero minime, direi nulle. Ma mai dire mai, insomma, specialmente nel wrestling. Detto ciò, dopo aver vinto il 5-Star Grand Prix 2023, la Crazy Girl non può permettersi di perdere contro Hazuki e non può permettersi di perdere il diritto di lottare nel main event di Dream Kingdom, un main event importantissimo che consacrerà la vincente come nuova World of Stardom Champion. Avremo tempo di parlare del main event di Dream Kingdom nei prossimi video, nonché nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece Nagoya Big Winter 2023, come avete potuto constatare voi stessi, lo show si presenta come un evento a dir poco pazzesco. Tanti match importanti nella card con tanti risvolti che potranno far luce sul futuro della Stardom, un futuro rimasto oscuro fin troppo a lungo per colpa dei vari infortuni con cui la federazione di Rossy Ogawa ha dovuto lottare e con cui sta lottando tuttora. Uno show dunque imperdibile per tutti gli amanti della Stardom e del wrestling in generale, che vi ricordo andrà in onda sabato 2 dicembre e che verrà reso disponibile alla visione per tutti gli abbonati a Stardom World nei giorni successivi. Come sempre, qua sotto nei commenti potete lasciare i vostri pronostici, nonché le vostre opinioni sull'intero show. Dunque, signori, mano alla tastiera e sbizzarritevi. Non mi resta che salutarvi. Dunque, dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. E, come direbbe Mai Sakurai, Gomen Asobase.